andiamo verso sud, raggiungiamo Nizwa, che è la vecchia capitale in realtà dell'Oman, e poi vediamo. Quello che dobbiamo fare anche oggi è fare acqua e cercare qualcosa da mangiare. Ghiaccio. Ah, il Ice ghiaccio. Cube. E gli ice cube, sì, perché il nostro frigo va a ice cube. Trovate l'acqua. Tra l'altro, guarda, reverse small system, drinking water system, Ah, questa è sì. tutta potabile. Drinking water system, sì. Sì. Ce ne sono diversi in giro, su Overlander si trovano. È un po' lenta. Però vabbè, va benissimo. Tra l'altro è fredda, è gelata. Adesso noi quella potabile la stiamo comprando chiusa, sinceramente, però È tutta filtrata, sì, secondo me. sì, al sistema ad osmosi inversa. E questa è Tanuf. Adesso questa è la strada per andare alle vecchie rovine di Tanuf e a Wadi Tanuf, dove andremo a breve. Allora, qui siamo al Wadi Tanuf. Queste sono le vecchie rovine. Sì. Questa era la vecchia città che è stata bombardata dagli inglesi Durante quale conflitto? Non mi ricordo, dopo poi leggerò testualmente per voi, adesso non mi ricordo. Fu bombardata negli anni 50 durante la ribellione interna dell'Oman. Il papà del sultano Qaboos bombardò Tanuf perché i ribelli si erano insediati in queste montagne, in Jabal Akdar, comunque in questi monti, e chiese aiuto agli militari inglesi per stanarli, e quindi i militari inglesi cominciarono a bombardare, tra cui bombardarono questa cittadina. C'è il sistema di irrigazione qua sotto, c'è un canale idrico, un po' come quello che abbiamo visto nel forte, ma perché sono veramente ben costruiti. Sì. I sistemi di irrigazione qua sono ben costruiti, per quello che è tutto verde. Perché comunque lo Stato ha speso un sacco di soldi, veramente è una spesa imponente quella che fece per far sì che cioè, una buona parte dei paesi comunque avessero l'acqua potabile, che viene presa dalle montagne e portata a valle tramite questi sistemi di irrigazione. Qualcosa è rimasto in piedi. Tra l'altro questa è... Questo è adobe, credo, sai? Sì, tipo... questa è sabbia e fango, Sì, argilla tipo e adobe. fango, argilla e... È paglia. e paglia. Argilla, paglia e pietre, è Sì. tipo adobe. Sì. E quella è la strada per andare dentro il Wadi. Guarda quante macchine! No, ma c'è la coda! Sembra di essere il 15 d'agosto Sì. da noi, c'è la coda. Ma perché... D'altronde se voi abitaste qua fa un caldo che non Caldo ci già credi. adesso. Sole è rovente. Sì. E loro oggi è festa. Oggi è festa. No, amano proprio fare picnic La perché... cosa buffa è che quello col Wrangler è lì che aspetta. Sì. E mi sa che noi non ci andiamo, ma non tanto per attraversare l'acqua, che quello, vabbè, non è un problema perché abbiamo un signor macchinone, e che mi sa che ci andiamo proprio a incasinare perché là c'è quasi la coda e forse non vale la pena. Intanto il pick-up Toyota, guarda il paio, no! Il paio c'è rimasto. Si sta scavando la fossa, va di potenza, è uscito. Bello. Quell'americano arriva proprio così aggressivo, a cannone. Intanto guarda quanto è andato giù davanti. Poi è bellissimo, perché, cioè, lo vedete, no? Si stringono da soli, sono dei geni. Questo qua adesso che si mette di traverso è bravissimo. Guarda che roba, guarda che roba, guarda che roba. Questa è la
porta di Nizwa, quella che gli omaniti considerano la capitale dell'Oman, che però non è la ex capitale. Fu la capitale del paese fino al XII secolo, dopodiché si alternò con le città di Bala, Habrin e Rustak, per poi ridiventare capitale nel 1970, ma fattori politico-economici giocarono poi a favore di Muscat ed è per questo che è capitale Muscat. Parcheggiato, andiamo a farci un giro nella città di Nizwa. E mentre c'è... Sì, c'è l'ora, è l'ora della preghiera, oggi è venerdì. È proprio l'ora della preghiera. Eh sì. Qua c'è... Andiamo nella città vecchia, dove c'è il souk, il forte, insomma. Poi c'è questo odore di incenso meraviglioso. E anche qui, come Muscat, c'è praticamente odore di incenso ovunque, che è buonissimo, buono buono. Questo edificio qua dovrebbe essere la scuola coranica, che ovviamente è preclusa ai non musulmani. Passata Muscat. Non abbiamo preso la strada litoranea perché c'è un casino, cioè c'è gente ovunque. Al Sifa Beach stasera si dorme qua al Sifa Beach, c'è un po' di gente, ma qua siamo non troppo distanti da Muscat e non è così facile trovare un posto proprio completamente isolato, però tanta roba, è bellissimo. Sì, bellissimo. Buongiorno. Posto meraviglioso. Sì. Parliamo piano perché in quella macchina lì c'è ancora una ragazza che dorme. Abbiamo dormito qua in questa piccola spiaggetta al fondo di quel villaggetto. Posto bellissimo, un po' umido. Ieri sera era venerdì sera, quindi bordello. Ovviamente ha fatto bordello fino a una certa ora e c'era proprio due persone che sono apparecchiate lì, hanno messo proprio tutto l'illuminare attorno e sono state qua fino a mezzanotte, non so che fossero mezzanotte tipo, comunque, però poi dopo c'erano solo gli asini e i galli. Allora, qua intorno è tutto deserto, io posso venire a fare la coda nel deserto. Solo che essendo tutto deserto, a un certo punto non c'è più la strada, ma non c'è più neanche la pista, non c'è più niente, quindi siamo dovuti tornare indietro da dove eravamo e ritornare su Muscat. C'è poco da fare per andare a Sur, non ci sono altre strade, non ci sono altre deviazioni e questo è il casino. An eternity later. Cioè siamo stati fermi
in uno svincolo di 500 metri, neanche 500 metri, ma tipo un'ora. Perché? Perché oggi c'è l'Ironman 2024, passa da Muscat e hanno bloccato, poi loro non hanno fatto deviazioni, non hanno pensato al traffico, no, hanno messo una macchina in mezzo e lo fanno passare, poi ci sono i birilli. Questa è un'autostrada, eh? Sì, e lo fanno passare, quella è la corsia dei ciclisti, di chi sta facendo l'Ironman, sta arrivando una infatti, no? Ecco, e di qua c'è l'altra corsia riservata, però sulla strada questa qua, l'Ironman, bene, facciamolo in mountain bike però l'Ironman, ci sono i guadi, è perfetto, no? Sì. Ci sta, è bello l'Ironman, Con però... tutto lo spazio che c'è in città. Ah sì, infatti. Quello che vedete qui è scritto in arabo, ovviamente, ma la soluzione è questa. La soluzione è questa. È il tropico del cancro, ragazzi. Sempre on the road, sempre noi, on the sempre road. insieme, dopo Capo Nord, dopo il circolo polare artico, e adesso il tropico del cancro. Il prossimo, tropico del Capricorno. Può Chi lo sa, essere. può essere. Sulla lunghissima strada per Sur, sono 250 km più o meno da Muscat a Sur, caldo, ci sono 30 gradi. Dato che oggi è sabato bisogna stare un po' attenti perché loro giustamente amano proprio andare a fare picnic, stare nei guadi, all'aria fresca, nell'acqua. Ci mancherebbe, assolutamente ragione, fa un caldo incredibile. Proviamo ad andare a Wadi Dayak, dove dovrebbe esserci prima una strada normale che arriva a una diga, a questo grande sbarramento, a questo grande lago, e poi però prosegue per appunto per qualche chilometro, non tanto, saranno 10 km di wadi, ed è un po' un anello, non è un wadi andata e ritorno, ma è una specie di anello. Andiamo a vedere la diga, che non è male perché è un bel muro impressionante comunque. Guarda che bello, bellissimo, un muro d'acqua bellissimo. Eccola qua, la diga. Questa è la diga più grande dell'Oman. Nolobarti, direi. Perché sta diventa balneare. Sì, non è raggiungibile. Ecco, credo che la verità sul fatto che non noleggino le barche sia per il fatto che non c'è il troppo pieno, sta uscendo e basta. Ora, e dopo essere andati alla diga, allora prendiamo la strada che non è proprio ben indicata neanche su Osman, perché la traccia non è ben fatta, di Wadi al Dayak. Ci hanno rubato tutta l'acqua, ma io volevo andare nelle pozze, qua non ci sono pozze. Pista fatta, peccato solo che non ci sia stata più acqua, a un certo punto è sparita, però pista fatta, adesso andiamo verso sud, facciamo un po' di rifornimento di acqua qua alla moschea, Ma meglio che dal frigo, e poi andiamo.
cercando un posticino sulla spiaggia, ma loro fanno... Si sono fatti le seconde case qua. Sono fatte le seconde case, mettono le tende e si prendono un loro posticino e boh, chiudono così. Hai capito? Ma se uno fosse sicuro che non c'è, magari non viene nessuno. Magari non è... Sì, esatto. Mica lo puoi sapere. C'è l'altalena, il coso. C'è per noleggiare, guarda, caravan. Sì. Ho fatto il bagno, bellissimo, bello, caldo, più che bellissimo perché qua in realtà non c'è spiaggia, c'è come se fosse una piattaforma di roccia piatta e infatti arrivi in là e stai sempre a 50 centimetri, cioè, vabbè, comunque siamo alle White Sand, vicino a Sur. Fatto il bagno, è caldissima l'acqua, spettacolo, finalmente un bel bagno dopo quanti giorni di... Diciamo. Quanti giorni? Allora facciamo che poi il prossimo bagno lo facciamo a Salalla nel resort. La prossima doccia, no, il prossimo bagno, la prossima doccia. Buongiorno da Sur. Vabbè. 6:30, è presto. E questa è la bella vista dalla tenda che abbiamo stamattina. Tanta roba.